Oggi parleremo di politica interna, che è l'argomento che a me piace di meno e che quindi tratterò molto di meno. Mi piace molto di più le varie cose internazionali, tipo il video che è uscito stamattina, o meglio ieri mattina, perché io faccio sempre video alla sera, sull'Ucraina. E poi tratteremo anche da domani torneremo a trattare anche di argomenti di politica estera e di guerre. Però oggi c'è una notizia importante, o meglio ieri per voi c'è una notizia importante, e cioè il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che è possibile un rapporto deficit-PIL sotto il 3% quest'anno. E questo implica tutta una serie di cose interessanti per il semplice fatto che il massimo rapporto deficit-PIL dell'Unione Europea per i paesi è del 3%. Se l'Italia dovesse scendere sotto, sarebbe uno dei pochi paesi dell'Unione Europea a essere, diciamo, nel regolamento deficit, e questo porterebbe a chiaramente tutta una serie di vantaggi legati all'economia. Quindi appunto parleremo di questo, vi lascio tutti i capitoli qua, così potete saltare dall'argomento che vi interessa. Tratteremo 7 capitoli che poi sono tutti collegati e, eh, e niente, questo è. Se non vi interessa questo argomento, in cui parleremo solamente di deficit e debito pubblico, saltatelo perché non parleremo di altro. Allora, la prima cosa che faremo è leggere le parole del ministro e leggere anche le parole della Meloni collegate a questo, e poi guarderemo i dati Istat per vedere se quello che dice la Meloni è vero oppure se è propaganda. Poi vi spiegherò brevemente che cos'è il deficit e che cos'è il debito pubblico, poi guarderemo i paesi con più e quelli con meno debito pubblico, poi guarderemo la spesa pubblica dell'Italia nel 2024 e anche dell'Unione Europea, e vi leggerò questo articolo perché è un articolo molto interessante che spiega bene cos'è il debito pubblico e come fanno, diciamo, i paesi ad avere debito pubblico. Poi vi dirò i settori in cui l'Italia spende di più appunto per servizi pubblici, e vi dirò anche la spesa totale dell'Italia. E poi vi dico se secondo me è possibile scendere sotto al 3% del PIL. Parto con la premessa che io personalmente, se fossi il ministro Giorgetti, non saprei cosa fare per ridurre il deficit, ma quindi in questo video non vi dirò cosa farei io per ridurre il deficit e il debito pubblico, perché a me l'economia finanziaria e l'economia in generale non mi piace, la studio a scuola, però economia aziendale, quindi non c'entra praticamente niente con questo. Sto studiando economia politica, sì, ma siamo alla moneta, al baratto, quindi capite, questa roba qua è ancora molto, diciamo così, lontana dall'essere fatta, e quindi io non saprei, su un argomento comunque semplice da capire ma difficile da applicare, cosa farei per ridurre il debito pubblico o il deficit. Ma siccome Giorgetti è il ministro dell'economia, lui saprà che cosa fare, però ci sono anche alcuni punti che non mi convincono, perché tipo lui ha detto che eh, vuole non vuole diminuire l'età, non vuole diminuire il finanziamento a scuole, comunque sanità, trasporti, però vogliono, diciamo così, anche aumentare le spese per la difesa. Quindi come fai a diminuire il deficit se tu spendi di più e le tasse rimangono più o meno sì, qualche tassa aumenta, però più o meno le tasse rimangono invariate, tu vuoi spendere di più per le armi e spendere uguale a quanto spendevi prima per la sanità pubblica, per le scuole, per l'istruzione, per i trasporti. È una cosa un po' difficile, però sicuramente lui saprà meglio di me quello che si deve fare, quindi non vado a criticare cose di cui non ne capisco, perché io di economia finanziaria, economia politica ne capisco poco. Comunque, leggiamo quello che ha detto Giorgetti oggi. Giorgetti oggi ha detto che è possibile un rapporto deficit-PIL sotto il 3%. Non c'è alcuna fantasia. Se abbiamo l'opportunità di uscire dalle procedure per deficit eccessivo, è interesse dell'Italia coglierla. Siamo a settembre, per arrivare a dicembre manca ancora qualcosa. Certo che tutte le turbulenze a livello globale non ci hanno aiutato per quanto riguarda le esportazioni e quindi per la crescita. Mancano ancora 3 mesi, vediamo se i prossimi dati Istat sul terzo trimestre ci daranno una mano, però l'opportunità di uscire dalla procedura è un'opportunità storica, penso che debba essere colta. Infatti anche Dombrovskis, che è il, diciamo, possiamo chiamarlo il ministro dell'economia dell'Unione Europea, ha detto che sotto al 3% del PIL si potrebbe chiudere la procedura
dell'Italia per deficit pubblico, chiaramente. E poi niente, questo è quello che ha detto il ministro Giorgetti. Vediamo ora quello che ha detto Giorgia Meloni. Allora, intanto l'Italia ha ottenuto una promozione da Fitch. Che cos'è Fitch? Fitch è una delle più grandi agenzie di rating internazionali che valuta il rischio di credito di emittenti di obbligazioni, aziende e stati sovrani. Quindi diciamo che secondo la Meloni questa promozione da parte di Fitch è la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione, e dice che questi non sono slogan ma sono risultati concreti. Fitch ha detto che in Italia c'è una maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio e appunto ha alzato il suo giudizio sull'Italia di un gradino, passando da BBBB a BBB+, che non so cosa vogliono dire, ma questo è. E la Meloni ha poi concluso dicendo che è un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali, stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, crescita, debito e sostenibilità, ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio e il nostro impegno viene riconosciuto e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più per l'Italia e per le sue famiglie. L'agenzia invece prevede una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità, nonostante il debito italiano sia elevato e la crescita del paese sia più lenta rispetto ad altri, inclusi nella categoria BBBB. Quindi sicuramente questo fatto dell'aumento di gradini di Fitch ci indica che comunque a livello economico il governo italiano si sta muovendo bene. Se c'è una cosa su cui secondo me il governo Meloni non è tanto criticabile è l'economia, perché rispetto ai governi che abbiamo avuto in passato, sull'economia il governo Meloni secondo me si sta comportando decisamente meglio, quantomeno per quanto riguarda la politica interna, poi delle armi eccetera è un altro discorso. Però a livello economico, di stabilità economica, il governo italiano non si sta comportando molto male in questo governo non si sta comportando molto male. Vi ricordo sempre che vi lascio tutte le fonti in descrizione, giusto per farvi capire che non me le invento le cose che leggo. Allora, intanto vediamo un po'. Nota sull'andamento dell'economia italiana, luglio-agosto 2025, dati Istat. Allora, intanto in Italia il PIL nel secondo trimestre ha mostrato una lieve flessione, meno 0,1%, a fronte di un calo dell'export e di un accumulo di scorte. I consumi privati sono risultati stabili, mentre la dinamica degli investimenti, seppur in rallentamento, è stata positiva. Poi, la produzione industriale cresce in luglio su base congiunturale per il secondo mese consecutivo, ma cala la fiducia delle imprese manifatturiere in agosto a fronte di un miglioramento nei servizi. Il mercato del lavoro continua a mostrarsi solido, con un ulteriore incremento in luglio sia del numero di occupati rispetto al mese precedente, più 0,1%, più 13.000 persone, sia del tasso di occupazione, 62,8%, più 0,1 punti percentuali. Quindi si può dire che sull'occupazione anche qua la Meloni ha ragione e non si inventa le cose. Certo, l'occupazione sta aumentando di cifre abbastanza ridicole, però sta aumentando. Per posizione professionale l'occupazione aumenta sia tra i dipendenti permanenti. E niente, ho dovuto fare un cambio di location perché qualcuno di là voleva andare a dormire e devo fare un cambio anche di tono di voce perché non posso più urlare come prima. Però comunque dicevamo che l'occupazione aumenta sia tra i dipendenti permanenti sia tra quelli a termine, mentre cala invece tra gli autonomi, quindi ci sono sempre meno artigiani sostanzialmente. L'inflazione, parliamo dell'inflazione. L'inflazione al consumo, secondo l'indice armonizzato IPCA, è rimasta stabile in agosto su base tendenziale del più 1,7%, del più 1,7%. Invece accelera al più 3,5% quella del carrello della spesa, quindi beni alimentari e beni per la cura della casa e della persona aumentano sempre di più. Quindi a livello, diciamo, di beni di prima necessità
non ci siamo proprio. Ora, vi spiego brevemente, ma non è che ci vuole un genio a capire cos'è il deficit e cos'è il debito pubblico. Allora, il deficit di base in economia è quando in una situazione contabile ci sono più uscite che entrate, quindi si spende di più di quello che si ricava. Ci sono il deficit commerciale, che riguarda importazioni ed esportazioni, e il deficit aziendale, quindi quello delle imprese, ma a noi non ci interessa, quello che ci interessa è il deficit pubblico, che si verifica quando le uscite di bilancio, quindi le spese pubbliche, superano le entrate tributarie, quindi le tasse e le imposte. Quindi l'Italia, come praticamente tutti i paesi del mondo, perché tranne Monte Carlo, dove poi ci sono i mega ricchi ed è una situazione totalmente a parte, tutti i paesi del mondo hanno un deficit pubblico superiore al PIL, quindi tutti i paesi hanno almeno lo 0,1% di rapporto deficit-PIL. Quindi vuol dire che l'Italia spende di più di quello che guadagna dalle tasse, quindi dà più servizi di quelli che poi si ripaga. Il che sarebbe anche positivo, però poi dopo vediamo anche che non è esattamente il top del top. Allora, il deficit però è la misura della differenza negativa in un singolo anno. Il debito è la somma di tutti i deficit annuali accumulati nel tempo. Quindi 3% un anno, mettiamo 4% un anno, 4% un anno, 4% un anno, arriviamo al quasi 200% del debito pubblico che l'Italia ha rispetto al suo PIL. Quindi noi ogni anno siamo sempre costantemente in deficit. Se uno Stato ha un deficit, deve indebitarsi tramite banca centrale o, in questo caso, Banca Centrale Europea per coprirlo. E questo fa sì che il debito pubblico aumenti. Ora, come si affronta un deficit? Chiaramente io non lo so, però qua ci sono diversi modi per farlo. I più comuni sono, come stanno facendo anche un po' in Francia, tagliare le spese pubbliche, quindi per esempio come voleva fare l'estermine francese Bayrou, abolire delle festività. Poi chissà perché è caduto, no, non ci sono mai arrivato sul perché è caduto. Oppure aumentare le tasse, quindi chiedi più tasse alla gente, e quindi sicuramente entrambe le cose che fai scontenti tutto il popolo, perché se aumenti le tasse la gente protesta, se togli soldi dalle diciamo così, se togli diciamo soldi da servizi pubblici, la gente protesta. Il problema non sono i cittadini, è lo Stato che deve trovare il modo di avere una maggiore efficienza tra le entrate che chiedi e le uscite che emetti, e poi alcune volte si arrivano anche a delle situazioni molto gravi, per esempio privatizzare la sanità. Se tu privatizzi la sanità ti togli tantissime spese, dopo vedremo anche quanto spende di sanità l'Italia. Oppure emettere titoli di Stato per finanziare il deficit. Però questo rischia di aumentare tantissimo l'inflazione e il debito pubblico nel lungo andare del tempo. Quindi questa qua è la cosa più rischiosa. Un'altra cosa che si può fare appunto è vendere beni pubblici, quindi trasporti privati oppure sanità privata, però lì poi tu andresti a svantaggiare i cittadini che non guadagnano bene. In America, per esempio, c'è l'assicurazione per la sanità, e quelli ricchi, perfetto, quelli poveri che non hanno un soldo hanno l'assicurazione, non hanno i soldi per pagare o comunque non lavorano, non hanno l'assicurazione, se devono fare un intervento muoiono. Cioè ti curano lo stesso, però in qualche modo devi ripagare e tu non hai i soldi per ripagare, e poi cosa succede? Che alla fine succede un bel casino, perché tu sei sempre più costantemente indebitato con la banca. Quindi in ogni caso il discorso deficit e PIL non è una cosa facile. Ora, dicevamo che il massimo del deficit dell'Unione Europea, massimo deficit pubblico in relazione al PIL dell'Unione Europea consentito è il 3%, ma praticamente nessuno riesce a
qualcuno sì, ma quasi nessuno riesce a mantenere questo dato. Il deficit italiano nel 2024 si è attestato attorno al 3,4% del PIL e quest'anno speriamo e si presume che scenda sotto al 3%. Però per farlo sarà fondamentale che non ci siano tanti tagli alla spesa pubblica e soprattutto che le tasse non aumentino, o se aumentano devono aumentare di pochissimo e magari aumentare anche per gente che ha un reddito molto più alto della media. Però vedremo un po' come gestirà questa situazione un po' il nostro ministro dell'economia. Ora andiamo a vedere la classifica del debito pubblico. Quali sono i paesi dell'Unione Europea col debito pubblico più alto e quali col debito pubblico più basso, e poi daremo un'occhiata anche al mondo. Allora, i 10 paesi con più debito pubblico nel mondo. Abbiamo il Sudan con il 252%, però il Sudan è un paese in guerra perenne da decenni, quindi almeno da 10 anni, da quando si è staccato nel 2011 il Sudan del Sud è sempre in guerra, per cui qua siamo in una situazione molto particolare. Il Giappone che ha il 234,9% del debito pubblico, perché il Giappone investe tanto in trasporti, infrastrutture, servizi pubblici, e le tasse che paga in Giappone sono normali, ok? Non è un paese tipo la Svizzera in cui sì ci sono i servizi ma paghi delle tasse mega galattiche. In Giappone paghi tasse normali. Abbiamo Singapore che vale un po' lo stesso discorso con il 174%, poi abbiamo la Grecia al quarto posto col 142,2% di debito pubblico. La Grecia sappiamo che ha avuto una gravissima crisi economica che è finita formalmente nel 2019 ma che continua anche adesso. Poi abbiamo il Bahrain col 141,4%, le Maldive al 140%. Non conosco la situazione di Bahrain e Maldive, sarò sincero. La nostra amata Italia si posiziona al settimo posto col 137,3%. Davanti siamo agli Stati Uniti col 122,5%. Nona c'è la Francia, 116,3%, e decimo c'è il Canada col 112,5%. Vi leggo anche quelli dall'11ª alla 20ª posizione, giusto velocemente: Senegal, Ucraina, Capoverde, Belgio, Regno Unito, Bhutan, Mozambico, Dominica, Barbados e Cina. Ora, invece, leggiamo quali sono in Europa i paesi messi peggio. Grecia 153%, Italia 135,3%, Francia 113%, Belgio 104,7%, Spagna 101,8%, Portogallo 94,9%, Finlandia 82,1%, Austria 81,8%, Ungheria 73,5% e infine Slovenia 67%. Il debito pubblico in Italia ha un valore superiore ai 3.000 miliardi di euro. Infatti qua alla fine di marzo 2025 il debito italiano valeva 3.033,9 miliardi di euro, mentre a inizio mese erano 3.024,3 miliardi, quindi diciamo che a marzo eravamo ancora messi abbastanza male. Però ora sembra che questa tendenza sia in calo. Quali sono i paesi con il debito pubblico più basso? Allora, più un paese è in grado di produrre senza compromettere la propria crescita economica, più un paese è stabile. Ora, paesi con debito pubblico molto basso normalmente sono non grandi potenze, tranne due:
sono paesi molto piccoli che contano poco, Monte Carlo, il Turkmenistan, tantissime dittature e comunque paesi con situazioni politiche gravi. E comunque il fatto che ci sia un debito pubblico molto alto non implica che un paese non possa essere una grande economia, perché la Cina, Stati Uniti, Francia, Italia Giappone hanno debiti pubblici molto alti, ma sono delle grandissime potenze mondiali. Invece chi ha normalmente poco debito pubblico sono paesi poveri, per il semplice fatto che sono paesi il cui Stato non dà servizi, o ne dà molto pochi, o se li dà chiede tantissime tasse per darli. Poi ci sono due paesi che sono l'Arabia Saudita e, guarda caso, la peggiore dittatura del mondo secondo tutto l'Occidente, cioè la Russia, che sono paesi benestanti, con cittadini benestanti, che pagano tasse normali e che hanno servizi buoni senza un debito pubblico molto elevato. Quindi significa che gli economisti in questi paesi hanno trovato una quadra tra offerta ai cittadini e incassi dello Stato. Infatti, a parte Monte Carlo, a parte Macao che non ha debito pubblico, che è allo 0%, non era Monte Carlo, ho sbagliato, era Macao, avevo letto Monaco al posto di Macao, non ho capito perché, che non ha debito pubblico, ma Macao è una città-stato che ha quanti abitanti? 500.000 credo, non so se arriva a 500.000 abitanti Macao, però potrei dire una stupidaggine. Tuvalu 3,3%, Turkmenistan 4,5%, Kuwait 7,4%, Kiribati 8,8%, Micronesia 9,2%, Hong Kong 11%, Haiti 11%. Haiti è un paese in guerra, lo Stato non esiste, comandano le gang, quindi ci sta che non ci sia debito pubblico perché lo Stato non dà nessun servizio perché non esiste più lo Stato. Nauru 15,2% e Isole Marshall 15,3%. Quindi a parte Macao tutti i paesi hanno comunque un debito pubblico basso, ma se l'hanno. Le due nazioni che citavamo prima, ricche, infatti tutti questi paesi qua, Macao, Tuvalu, Turkmenistan, Kuwait sì, ha potenza petrolifera ma non è una grande potenza economica, Kiribati, Micronesia, Hong Kong, Haiti, Nauru, Isole Marshall contano zero nel mondo, per non dire anche di meno. E invece Arabia Saudita e Russia contano qualcosa, soprattutto la Russia. L'Arabia Saudita ha un debito pubblico del 35%, 34,8%, quindi è già abbastanzina alto, ma niente in confronto all'Italia. La Russia addirittura ce l'ha al 21,4%. Quindi insomma, loro hanno trovato una quadra tra ricchezza e servizi offerti. Ora andiamo a vedere la spesa pubblica in Italia e altri paesi europei. Vi leggo questo articolo qua, pubblicato il 9 settembre 2025. Per poter fare un confronto tra paesi diversi è necessario fare riferimento ad un parametro relativo, in questo caso la percentuale della spesa pubblica rispetto al PIL. Allora, osserviamo questo grafico. Allora, i paesi rispetto al PIL con il debito pubblico più alto in Europa sono Finlandia, Francia, Austria, Belgio, Italia, Svezia, Germania, Polonia, Norvegia, Grecia, Croazia, Danimarca, Slovenia, Lussemburgo, Ungheria, Slovacchia, Lussemburgo, Ungheria, Slovenia, Islanda, Lettonia, Spagna, Olanda, Estonia, Romania, Repubblica Ceca, Portogallo, Cipro, Bulgaria, Lituania, Malta, Svizzera e quindi l'ultima che è l'Irlanda, a quella che ha la relazione spesa pubblica e PIL più bassa. Allora, possiamo notare che la spesa pubblica italiana, con il 50,6% del PIL che se ne va in spese pubbliche, è tra le più elevate d'Europa. Siamo il quinto paese nel 2024. Nel 2020, a causa della crisi del Covid, la spesa pubblica in tutti i paesi è cresciuta molto, mentre nei 4 anni successivi si è stabilizzata, è andata progressivamente in calo fino a stabilizzarsi a livelli comunque più alti rispetto a quelli pre-Covid. Nel grafico si è voluto evidenziare il ruolo degli interessi pagati sul debito pubblico, in quanto si tratta di una voce diversa rispetto alle altre. Non si tratta di una voce di spesa attuale, ma piuttosto è il risultato di una prolungata incapacità di un paese nel coprire le spese con adeguate entrate. Per esempio, negli anni d'oro dell'Italia, negli anni 90, primi anni 90, fine anni 80, la gente andava in pensione a 30 anni, andava in pensione a 40 anni e prendeva
2.200 euro convertiti di pensione adesso. Ed è normale che poi, se tu pagavi tantissimo la pensione alle persone e le facevi lavorare 10 anni di vita, è poi normale che tu, visto che queste persone vanno a casa, è poi normale che tu devi pagargli la pensione e loro ti ridanno sì indietro dei soldi, ma comunque la maggior parte dei soldi gli rimangono. E quindi se tu dai la pensione a un cittadino, certo qualcosa te lo tieni, ma ti tieni il 20%, è normale che l'80% sia deficit, ok? Quindi questo è. Quindi, come visto, vabbè, il saldo tra le entrate e le spese senza interessi in Italia è positivo dal 91, escludendo la crisi del 2009 e quella del 2020, ma questo non è stato sufficiente per risanare il grande debito accumulato principalmente negli anni 80, per il motivo che vi dicevo prima. Questa incapacità di risanare i conti pubblici ha fatto sì che nel 2024 la quota di interessi sul PIL, il 3,9%, sia la più elevata tra le principali economie europee e la terza tra tutti i paesi qui considerati, dopo Ungheria e Islanda. Tale valore non è poco se si considera che si tratta più o meno di quanto si spende in Italia per tutto il settore dell'istruzione. La situazione in passato è stata anche peggiore e la quota interessi raggiunse ben il 12,2% nel 1993. Va ribadito che avere un'alta percentuale di spesa pubblica al netto degli interessi non è di per sé negativo o positivo, indica semplicemente paesi nei quali lo Stato è molto presente, quindi più il debito pubblico è alto, meglio è. Ok? Qui, da questa parte qua, più il debito pubblico è alto, tendenzialmente, togliendo la Russia, che è un caso a parte, meglio è. Con il settore pubblico che gioca un ruolo importante nell'economia del paese e nella vita dei cittadini. Se un paese utilizza la spesa pubblica con efficienza e tenendo i conti in ordine, coprendo le spese con adeguate entrate, allora avere un'elevata percentuale sul PIL può essere una condizione virtuosa in grado di incrementare il benessere del paese. Per esempio, non tutti i paesi tra i primi posti in classifica sono scadenti. La Finlandia, che è prima, è un paese che offre tanto e lo standard di vita dei cittadini in Finlandia è altissimo. Poi ci sono anche stati che sono molto alti in classifica e che sono molto più in crisi, per esempio la Polonia, però in questo caso la Polonia non ha dei leader capaci di gestire questa situazione, cosa che la Finlandia invece ha, perché ha un debito pubblico altissimo, però vivono molto bene. Anche la Norvegia ha un debito pubblico altissimo, ma si va a vivere in Norvegia, godo, ok? Quindi questa è un po' la situa. Al contrario, se per questioni organizzative e direi anche culturali il settore pubblico viene utilizzato male, allora rischia di diventare un peso e un freno al benessere dei cittadini e sarebbe preferibile ridurne la presenza. Laddove la spesa pubblica è bassa, significa che sono i privati ad offrire gran parte dei servizi ai cittadini. E se da una parte il settore privato tende in generale ad essere naturalmente più efficiente, manca però la funzione redistributiva del reddito tipica del settore pubblico. Quindi questo va a svantaggio delle fasce più povere o in difficoltà della società. Quindi se tu questo discorso qua lo puoi fare in Svizzera perché non esistono poveri, o lo puoi fare in Norvegia perché non esistono poveri, tu in Italia non puoi privatizzare tutto perché il 70% degli italiani non potrebbero più andarsi a curare all'ospedale. Ma capito che il livello dei servizi e assistenza offerti ai cittadini dipende anche dalla ricchezza del paese, però qui poi dovresti andare a fare anche dei vari aggiustamenti, quindi questa classifica qua non la guardiamo. Ora, avendo più o meno capito come siamo messi noi in Italia, andiamo a vedere qual è la spesa pubblica per settore in Italia. Intanto vi dico subito che la spesa pubblica totale in Italia prevista per il 2025 è di circa 915,8 miliardi di euro. Ora, spesa pubblica reale per settore di impiego in Italia. Protezione sociale, che è l'unica spesa pubblica in grande aumento
in Italia, servizi generali delle amministrazioni pubbliche, sanità, affari economici, istruzione, ordine pubblico e sicurezza, difesa, protezione ambientale, attività creative, culturali e di culto, abilitazioni e assetto del territorio. Ora, vi do anche la classifica di spesa pubblica in relazione al PIL, con i servizi di protezione sociale che coprono quasi il 23% del PIL italiano, e poi servizi delle amministrazioni pubbliche sono rasenti all'8%. Sanità siamo poco dopo il 6, quasi al 7. Affari economici siamo sotto poco al 6. Istruzione siamo al 4%, ordine pubblico e sicurezza siamo al 2%, attività ricreative, culturali e di culto siamo all'1, poco per cento, abilitazioni e assetto del territorio qui siamo in aumento dall'1, poco per cento al più del 4%. E noi in totale spendiamo per la protezione sociale 449,6 miliardi. E per tutti gli altri ne spendiamo di meno. Quindi, per esempio, per la sanità ne abbiamo spesi, non trovo il dato, comunque siamo tutto lì intorno ai 180 miliardi di euro all'anno. E dopo aver visto tutti i dati, questo video lunghissimo, vi dico se secondo me è possibile raggiungere il 3% del deficit, o meglio, stare sotto al rapporto deficit video in Italia. Deficit video. Ho visto un messaggio di WhatsApp che mi ha mandato un video, ho detto deficit video. Deficit PIL in Italia entro la fine del 2025. Secondo me no. No, perché in questo momento se tu vuoi andare ad aumentare, diciamo così, le spese per le armi senza togliere nulla ai cittadini come servizi pubblici, è impossibile che vai a diminuire il deficit pubblico. Se tu invece mi vai ad aumentare le armi, mi vai a diminuire i servizi pubblici, allora sì che puoi farlo, però è sbagliato, perché tu non puoi togliermi dei servizi pubblici. Quindi, se spero il ministro dell'economia sarà abbastanza sveglio da non togliere i servizi pubblici, secondo me non si arriverà a un deficit positivo. Se invece questo ministro riuscirà questo ministro toglierà servizi pubblici, cosa che non succederà perché se succede cade il governo, allora sì, potremmo farcela, però ripeto, cade il governo e quindi molto probabilmente questa opzione non sarà da fare, per cui non so quali siano le idee che ha il ministro Giorgetti, però sicuramente di economia ne capisce 6 volte più di me, 66 volte più di me, e quindi vediamo se troverà il modo. Ma comunque in generale secondo me facendo quello che vuole fare il ministro, cioè non togliendo spesa pubblica e aumentando i soldi in armi, è impossibile diminuire il deficit pubblico. Fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo ad un prossimo video.